Ciao a tutti! In questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare a maglia con i ferri circolari o il gioco di ferri questa piccola pochette o portamonete decorata con questo disegno fatto appunto maglia, quindi fatto successivamente. Voi la potete fare col disegno che preferite e anche delle dimensioni che preferite. Ecco, io vi darò lo schema per questo disegno perché questa è su richiesta di mia figlia Ginny, che ha bisogno di avere una via di mezzo fra una pochette e un portamonete, perché vuole un unico piccolo posto dove poter mettere tutto ciò che le interessa e che magari deve portare in giro, non portandosi magari a scuola dietro tutta la cartella, quindi anche che ne so, per andare al distributore delle bevande piuttosto che in bagno e quindi avere tutto il necessario anche per quei giorni. Se voi volete, come poi comunque vi spiego, potete anche mettere una polsiera oppure attaccare una tracolla. È molto versatile, io vi do come sempre le indicazioni generali, ecco, con questo schema di questo giglio fiorentino, ma in realtà seguendo le istruzioni potete farla proprio come più vi piace. Per adesso è tutto, quindi andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarla. Per iniziare abbiamo bisogno del filato. Io ho scelto il bravissimo di Tessiland, è un 100% acrilico e in 50 grammi ci sono circa 150 metri. Qui consigliano i ferri che vanno dal 3,5 al 4, ma io per avere la tensione corretta di 20 maglie per 26 ferri devo utilizzare i ferri numero 4. Come solitamente vi dico, voi dovete fare un campione di minimo 10 cm per 10 cm e verificare con quale numero di ferri avete la tensione corretta. Inoltre ci servirà un ago da maglia, un uncinetto, dei marcatori aperti e chiusi, un filo di scarto e una click clack. La mia è da 8,5 cm, ma adesso andiamo a vedere le spiegazioni. Per prima cosa apriamo la nostra click clack e andiamo a prendere la misura del diametro, ma quella più corta, perché se vedete non è un cerchio perfetto, infatti da questa parte sono 8 cm e mezzo, ma da questa sono 8 cm. Quindi noi per sapere quante maglie dobbiamo avviare dobbiamo calcolare e prendere la misura più piccola, quindi 8 cm. Adesso dobbiamo andare a calcolare dal diametro quant'è proprio la circonferenza. Quindi dal diametro, per sapere quant'è la circonferenza, bisogna moltiplicare il diametro per il pi greco. Quindi il diametro 8 cm per 3,14 e mi dà 25,12. Quindi io arrotondo a 25 centimetri di circonferenza. Adesso dobbiamo andare a capire questi centimetri quante maglie sono. Quindi dobbiamo moltiplicare per 20, che è il numero di maglie che abbiamo in 10 centimetri del nostro campione, e dividere per 10 e mi dà 50 maglie. Quindi io andrò ad avviare 50 maglie più una per la chiusura in circolare. Con il filato di scarto e l'uncinetto vado ad avviare le maglie con un avvio provvisorio. Se non siete capaci di eseguire questo avvio, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Comunque è abbastanza semplice perché basta fare un cappietto, poi si prende il ferro, si tiene sopra il ferro l'uncinetto, si passa il filo sotto il ferro sopra l'uncinetto e si fa la prima maglia. Ok, e poi ancora filo sotto il ferro sopra l'uncinetto, seconda maglia, sotto il ferro sopra l'uncinetto, terza maglia, e vado avanti così finché non ho avviato tutte le mie maglie. Avviate tutte le maglie, lavoro un primo ferro normalmente a dritto.
Lavorato il primo ferro, divido le maglie a metà e lavoro con la tecnica del Magic Loop, oppure le divido in 3 come sto facendo adesso e lavoro con la tecnica delle orecchie. Se non sapete come si lavora con la tecnica del Magic Loop, visto che quella delle orecchie ve la faccio vedere adesso, vi metto qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Invece quella delle orecchie basta appunto dividere le maglie in 3 parti, stare attenti che tutte le maglie siano girate nello stesso senso e poi per chiudere in circolare vado a lavorare le prime 2 maglie insieme sia con il filo della coda che con quello del gomitolo, quindi questa sarà la mia prima maglia del giro successivo. Se volete potete mettere un marcatore di inizio e fine giro. Io solitamente lo metto alla fine del primo giro perché mi trovo più comoda. Quindi adesso inizio a lavorare in circolare solo con il filo del gomitolo fino all'altezza desiderata, quindi ogni tanto provo a mettere vicino la clic clac sul lato per vedere se sono arrivata a un'altezza che mi piace. Con la tecnica delle orecchie, quando arrivo a finire le maglie del ferro di sinistra, non faccio nient'altro che tirare il filo, far scorrere le maglie sul ferro di sinistra, poi prendere il ferro di destra, tirare avanti circa a metà maglie, fare una piccola piega per far uscire il filo e così mi ritrovo un'altra volta, vedete, con le maglie divise in 3. Comunque anche per questa tecnica facciamo così, lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato, così se non l'avete capita perché qui l'ho spiegata molto velocemente potete rivederla con un video dove la faccio vedere molto lentamente e la spiego meglio. Ho finito di lavorare 30 ferri tutti a dritto e adesso procedo con la chiusura. Quindi la chiusura è quella con accavallata ed è molto semplice perché basta lavorare la prima maglia a dritto, la seconda maglia a dritto e accavallare la maglia lavorata sull'ultima. Quindi proseguiamo lavorando una maglia a dritto e accavalliamo la prima sull'ultima e vado avanti così finché non ho chiuso tutte le mie maglie. Chiuse tutte le maglie, taglio il filo, sfilo l'ultima maglia e poi con l'ago da maglia vado a chiudere perfettamente in circolare togliendo lo scalino. Quindi rientro con l'ago da maglia nella prima V, che è la prima maglia che ho chiuso, così, e poi rientro nell'ultima, in questo modo vado sul retro e così ecco che ho chiuso perfettamente in circolare, anche se a dire la verità non è che ci sono più di tanti problemi sulla chiusura perché poi comunque andrà all'interno della clic clac. Adesso piego il mio tubolare stando attenta che sul lato ci deve essere l'inizio e la fine dell'avvio perché poi qui andremo a chiudere con una cucitura. Quindi teniamo appunto l'inizio e la fine da parte e andiamo a prendere il centro esatto del tubolare. Quindi io ho 30 ferri in altezza e 25 maglie in larghezza. Segno il centro con un marcatore di questi aperto, adesso io lo faccio ma poi lo conteggio bene, quindi poniamo che sia qui, lo segno in questo modo perché poi andrò a prendere il mio disegno
che sarà un giglio fiorentino perché è quello che vuole Ginny, e quindi vado dal centro a contare le maglie fino ad arrivare al lato, perché io inizierò a ricamare appunto maglia in verticale, quindi dall'alto verso il basso e poi dal basso verso l'alto, e così procederò ricamando tutto il giglio. Adesso vi faccio vedere, vi metto qui il disegno del giglio che io vado a ricamare, e qui in alto vi metto il link al video dove spiego come si fa a ricamare appunto maglia. Quindi mi sono segnata la prima maglia che devo andare a ricamare, entro con l'ago nella maglia sotto, quindi adesso questo lo posso togliere, e inizio a ricamare la prima maglia, quindi proseguo appunto come vi ho detto in verticale a ricamarle. Ok, il ricamo è finito, adesso andiamo a cucire a punto maglia il fondo e poi inseriamo la clic clac. Per prima cosa andiamo a disfare il nostro avvio provvisorio e poi le maglie aperte le iniziamo a mettere sul ferro, quindi andiamo piano piano per non perderci nessuna maglia e entriamo, vedete così, nella prima maglia, quindi uno, anzi scusate, uno, sono entrata sbagliata, facciamolo passare, due, ok, questo è il 3, vedete, prima lo infilo e poi tolgo l'avvio provvisorio in maniera che così non mi scappano le maglie, quindi prima le infilo e poi tolgo l'avvio. Ho ripreso tutte le maglie, le ho messe sul ferro circolare e ho diviso a metà. Poi ho infilato in un ago un filo che è lungo circa 3 volte la cucitura che devo eseguire, e poi inizio la cucitura a punto maglia. Ora, siccome farlo qui direttamente sarebbe comunque lungo da spiegarvi, io vi faccio vedere alcuni passaggi, ma poi vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Quindi partiamo dal basso, infilando da destra verso sinistra il mio filo, lascio un pezzettino tanto per poi chiudere e nascondere, e faccio la stessa cosa sull'altro ferro, da destra verso sinistra. Ok, poi ritorno sotto e riprendo le 2 maglie, quindi entro in una, lo dicevo io che qui era difficile farvelo vedere perché solitamente io le maglie le sfilo dai ferri, quindi andiamo in punta, una, la posso sfilare, 2, poi le chiudiamo per bene, stringiamo il filo, questo va qui, ok, stessa cosa faccio di qua, entro in una, la faccio cadere,
e vado nell'altra e vado avanti così prendendone 2 a 2 alla volta. Ragazze, non ce l'ho fatta con dentro i ferri, non sono abituata a fare la cucitura sui ferri, io mi trovo meglio appunto con le maglie libere, per cui vi faccio vedere. Ho tolto i ferri e quindi entro nell'ultima maglia che ho preso. Le maglie le devo prendere sempre 2 volte, devo passare il filo 2 volte per ogni maglia, quindi entro nell'ultima maglia che ho preso ed esco nella seguente, e poi stessa cosa sopra, entro nell'ultima ed esco nella seguente, che qui mi si è rigirata, però vabbè, la prendo così. E anche qui da sotto entro nell'ultima, esco nella seguente e quindi vado avanti a cucire così. Mi trovo molto più comoda, anche qua si è rigirata perché ho tirato un po' troppo forse quando ho tolto i ferri. Ecco, l'unica cosa appunto è non far cadere le maglie, ma come vedete, se non tirate le maglie, diciamo così, a me non si disfano, non dovrebbero disfarsi. Certo, se l'avete fatto in viscosa o in seta si disfano, quindi filati molto scivolosi no, direi che è meglio di no, però con filati normali non c'è problema, ecco. E vado avanti così. Poi, come vi dicevo, tiro bene la cucitura perché vedete adesso è molto molle, quindi poi man mano la tiro bene in maniera da farla diventare invisibile. Ho finito la cucitura, come vedete questo pezzo ho già provveduto a dare la tensione corretta e vi faccio vedere, anche se è molto semplice, come faccio nell'ultimo pezzo. Quindi vado semplicemente a tirare le gambette della V finché non si chiude correttamente. Magari lo faccio in 2 passaggi, al primo vado un po' più leggera, vedete che non è propriamente tirato giusto, e allora vado anche a farlo un'altra volta, in maniera che così tiro bene tutto e poi vado a nascondere chiaramente le codine all'interno. Se questo tipo di chiusura vi sembra particolarmente complicata, potete sempre chiuderlo con la chiusura a 3 ferri. Vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. A questo punto mettiamo sui lati, quindi sulla metà, dei marcatori aperti in modo da segnarci appunto qual è la divisione delle maglie. E poi prendiamo la clic clac, la apriamo, contiamo quanti buchini abbiamo e verifichiamo se esiste un buchino centrale oppure sono 2 centrali, lì dipende dalla vostra clic clac. Per me esiste il buchino centrale, quindi io ho 11 buchini contandoli da entrambe le parti e il 12° è centrale. A questo punto prendo il filo di scarto di prima, lo inserisco in un ago, questo è sempre un ago da maglia, ma che passi attraverso il buco, perché quello di prima chiaramente è troppo grosso, vedete, e non passa. Quindi cosa faccio? Prendo la clic clac, inserisco all'interno la mia pochette e vado a fissare con appunto il filo di scarto dei punti in maniera che poi riesco a cucire comodamente senza diciamo così sbagliarmi e poi dover disfare. Quindi conto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, questo è il 12°, quindi questo è a metà, e vado a cucirlo proprio nella metà del mio disegno. Ok, chiaramente tento di infilare sotto con le dita o aiutandomi con il retro dell'ago per riuscire
a infilare bene sotto la clic clac il bordino. Quindi questo lo blocco perché chiaramente è quello di inizio, se non lo bloccassi mi scivolerebbe via, fisso bene dentro e poi posso anche saltare e fare uno sì e uno no. Ecco, l'importante è riuscire a, diciamo così, a dare un'imbastitura, chiamiamola in questo modo. Chiaramente devo verificare che la metà sia alla metà della clic clac anche, eh. Ok, ho finito la mia imbastitura e adesso vado a cucire. All'inizio pensavo di poter cucire direttamente col filo di lana perché a Ginny sarebbe piaciuto così, ma in realtà siccome questa clic clac, vedete, è decorata, starebbe male non vedere tutto il decoro facendo passare il filo grigio e quindi ho deciso di prendere il filo di nylon, io ce l'ho da 0,25 mm e quindi cucirlo con questo per appunto lasciare il decoro della clic clac a vista. Ho quindi tagliato una gugliata di filo di nylon lungo 2 volte la circonferenza della clic clac e adesso vado a cucire. Per prima cosa vado a fermare in un lato il filo lasciando comunque una codina perché questo filo è facile che vi si disfi se non lasciate almeno un pochino di codina che poi chiaramente dopo aver fatto il nodo andremo a tagliare. Ecco, ok, si vuole girare di qua, va bene, quindi uno, poi vado a fare un altro nodino per fissare meglio. Ok, 2 e poi inizio la mia cucitura entrando in tutti i buchini, quindi da una parte esco, aspettate che se no da una parte esco e dall'altra scosto l'imbastitura e dall'altra entro, facendo attenzione a non prendere a metà l'imbastitura da questa parte. Anche se la prendete, poi nel caso andate comunque a tagliar via l'imbastitura se proprio dà fastidio. Si può tagliare anche all'inizio, ma vedrete che una volta che avete iniziato a imbastire non ci sarà più problema. Entro anche da questa, se riesco a uscire. Aspettate, non trovo il buco. No, è quello prima. Oh signor. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ecco, tiratelo questa volta il filo, perché se lo lasciate morbido non ha senso. Così non si vede perché è completamente trasparente. E andiamo avanti a imbastire così. Quando arrivate qui dove c'è l'inizio e la fine dell'imbastitura potete iniziare già a togliere l'imbastitura man mano che cucite perché a quel punto vi rimarrà abbastanza fermo. Ho cucito tutto il giro, sono arrivata all'inizio dove avevo lasciato quella codina di filo che vi avevo detto proprio perché vado a fare 2 nodini, ok, proprio così a mano e poi vado a rinfilare l'ago per comunque fermare anche questo filo. Scusate, vi ho fatto venire il maremoto e vado a fermare anche questo cucendolo all'interno.
ok, con un nodino e un altro di sicurezza. Bene, a questo punto posso tagliare corti i 2 fili ed ecco che la mia pochettina è conclusa. Bene, la mia piccola pochettina o portamonete è finita. Se vedete nella clic clac ci sono 2, diciamo così, anelli che servono o per mettere la polsiera e tenerla al braccio, oppure mettendo di qua un anellino potete anche prendere queste catene che hanno il moschettone per portarla a tracolla. Lì dipende come siete comode e per cosa la utilizzate. Per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!